Oggi ragazzi siamo in un posto dove gli SH sono già venuti tempo fa. È la Villa Redentore, una villa che ha avuto parecchie destinazioni. Nasce come villa signorile, poi è diventata un istituto religioso dove i seminaristi venivano a fare vacanza. È stato un opificio, è stata una scuola, è stato un luogo dove una congregazione di suore si è riparata durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale venendo via da Milano per venire a passare un periodo un po' più tranquillo qui. Il posto è enorme, il posto è angosciante, poi oggi la giornata è veramente particolare. Non mi piace tantissimo, anche l'altra volta mi aveva lasciato delle impressioni un po' negative. Sarà un'indagine dove starò molto attenta perché voglio capire se proverò ancora le stesse sensazioni dell'altra volta e se scopriremo sicuramente qualcosa di accattivante su quello che c'è stato in questo posto, perché è stato anche un ospedale militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi vediamo che cosa ci dà. Allora, quando sono stato qui, al contrario di molte altre location, ho avvertito dei disagi anche a livello fisico. Ho avuto infatti male a un ginocchio in maniera molto prepotente, e se volete andate a rivedere le immagini vecchie, ma non solo, ma poi la cosa particolare è che persi anche un bracciale. Adesso questo vuol dire tutto e vuol dire niente. L'ho persi in un luogo ben preciso di questo enorme edificio e per poi ritrovare lo stesso bracciale nello stesso punto dove cominciai ad avvertire male al ginocchio. Combinazioni, non combinazioni, non lo so, però anche a me fa paura. Questo posto è parecchio particolare, è parecchio angusto e ci sono luoghi molto ansiogeni, insomma, quindi sarà un'altra bella avventura. Per me è la prima volta oggi che visito questo luogo e sono arrivata qualche minuto prima degli altri, quindi ho avuto modo di iniziare a osservarlo un po' da fuori da sola e devo dire che è veramente suggestivo. Poi una giornata del genere credo che le emozioni non mancheranno, sicuramente è molto d'impatto. Allora, quando sono stato qua io ero da solo e quindi già è stata un'esperienza molto forte a livello emotivo e ne sono successe di tutti i colori. All'inizio, probabilmente visto la fatiscenza del posto, dovuto a un crollo strutturale, comunque all'inizio, ancora prima di entrare, è caduto una grossa trave in una giornata senza vento e senza niente che mi ha fatto già venire mezzo infarto. Durante l'esplorazione poi ne sono successe di tutti i colori, soprattutto, come spesso capita a me, di registrazioni e sentire voci di gente che in realtà non c'era, tanto che all'inizio ero molto tranquillo perché le voci che sentivo mi sembravano essere di altri esploratori, ero convinto fossero di altri esploratori. Perché io di solito se sento rumori vado per una sicurezza mia ad accertarmi di cosa ha creato il rumore, e invece in quell'occasione ero talmente convinto che erano altri esploratori che ho continuato a fare la mia esplorazione, ma nella struttura non c'era assolutamente nessuno e quindi insomma ci torno volentieri. Allora ragazzi, oggi saremo in compagnia di due segnalini che hanno deciso di venire a rischiare la pellaccia con noi.
però non ve li inquadriamo, loro non ci tengono, per cui non forziamo ovviamente la mano, però siamo felici che siano venuti a farci compagnia. Quindi se sentite rumori saremo noi a dire sono stati i nostri amici piuttosto che no, ecco, stessa cosa, ombre, movimenti particolari, se sono stati loro ok lo diremo, altrimenti vuol dire che sarà qualcosa di anomalo. Allora ragazzi, noi stiamo salendo sulla scala da dove io poi ebbi poco più tardi il male alla gamba. C'è qualcuno qua? Ah, questo però aspetta un attimo. Questo è il punto. Ah, sì. Ed è il punto dove io ho sentito le voci. Vedi, allora partiamo da qui. Però, per me va bene, però se vogliamo fare una roba, secondo me per non perderci, conviene Partire dall'alto. Partire dall'alto. Ok. Allora andiamo su. Allora ragazzi, siamo partiti dall'alto e abbiamo sentito un rumore da giù, cioè da laggiù, non da giù ma da laggiù. C'è qualcuno? No, guarda che impressione. Cosa? Là. La luce, sì. No, ma non la luce. Si apre e si chiude la porta, fa ombra. Sì. Che c'è un po' di corrente. Adesso si è fermata. Prima c'era proprio l'ombra che andava e veniva. Ma ho sentito anche una voce io là in fondo. Anch'io. Piccioni. Deve essere perché siamo al terzo. A livello del terzo. Simo, dove sei? Qua. Ma là è là. C'è qualcuno qui? Non tornare qua dove ci sono i piccioni. Ah, un uccello. Ah, ci sono i lettini qua. C'è qualche bambino qua? Se sì, abbiamo uno strumento in mano, grigio. Teo? Era Matteo? Spero, sì, è lui. Se c'è qualche bambino, può avvicinarsi allo strumento che ha in mano la mia amica Simona? Ci sono tante lucine, se li toccate Esatto. si accendono. O anche il mio amico ha in mano uno strumento molto simile, sempre con le lucine. Ascolta, ti metto anche un giochino, vi metto un altro giochino, fa un rumore forte forte, però non fa paura. Non fa paura. Guarda, te lo faccio sentire. Ecco, se tu ti avvicini fa quel rumore lì, ma non fa paura e non fa male. Vuoi provare a avvicinarti? A me sembra di sentire un passo di là.
O è la pioggia? Io prima, là in fondo dove tu hai detto le ombre, a me sembra di sentire delle voci. Io l'ho sentita invece rispetto a dove l'hai visto tu sulla mia destra. E dove l'avevi sentito tu? Io ricordo che l'altra volta quando sono venuto qua da solo mi sembrava di essere al piano di sotto, comunque ho sentito chiaramente delle voci come le ha sentito Lara, tanto che a differenza delle altre volte ero tranquillo, nel senso ho detto sono altri esploratori, Certo. e invece di andare a controllare ho continuato a fare l'esplorazione, ma non c'era nessuno dentro. Io ho visto le ombre che qui era l'anta che si muoveva per Sì, per nella finestra. l'aria, che creava un effetto che ti ha dato un attimo. Ma ho sentito, tanto che ho detto c'è qualcuno, ma l'ho detto non Sì, come sì. lo diciamo noi normalmente, proprio per cercare. Sai là cosa c'è? Là c'è le stanze dei sacerdoti. Non ci sono le stanze dei Sì, sacerdoti. che sono numerate sulla Che porta. hanno il nome, esatto. Sì. Guardate la suola della scarpa del bambino. Sì, io non c'ero. Volevate lasciare qua? Io lascio nell'altra stanza, magari la telecamera con il pupazzino. Quella lì? Sì, che è quella che mi ispira di più anche l'altra volta. Tu volevi lasciare qua il... Allora ragazzi, lasciamo la full spectrum qui che inquadra la pallina e il REM pod e vediamo se in nostra assenza succede qualcosa, anche se dovesse suonare il REM pod lo possiamo sentire perché insomma fa un rumore che ben conoscete. Matteo che ha messo anche lui Ah, un ok. bigliettino. Matte ha messo anche lui una... Dove? Ah, esatto. Sto apprezzando. Matteo sta piazzando un'altra telecamera sul giochino che ha portato un pupazzino. Forse ha grillato. Non ho capito se è stato il mio o è andato su di una tacca. C'è qualcuno? C'è qualcuno che si è incuriosito ed è venuto vicino a Simona? Non ci siamo presentati. Io sono Lara Io sono Simona. Corrado? Matteo. e Matteo. Scusate. Non vogliamo disturbare nessuno, ma siamo solo curiosi di Esatto. conoscere la storia di questo posto e se c'è qualcuno qui si può avvicinare a questo aggeggio che magari si accendono le luci. Esatto. Noi sappiamo che qua sono passati dei bambini, perché questi lettini non possono essere che letti da sì. bimbo piccolo, bambino dell'asilo. E sappiamo che ci sono stati anche dei soldati, perché è stato un ospedale militare. Quindi, se qualcuno di voi, se è rimasto qualcuno qua, è da piacere di venirci vicino, di essere curioso, non si faccia intimorire, noi non facciamo nulla. Fatto prima? Ah, ok. Cosa? No, c'è stata un'ombra che faceva, che ok. veniva in senso Sì, inverso, adesso- invece no, sono le luci. Mugugno, netto, Mugugno da là. Si è sentito? Puoi rifarlo? Puoi rifarlo ancora? Chi c'è qua? Ragazzi, risentiamo, ma un mugugno netto, tra l'altro di un bambino. Si è sentito proprio così. Questi rumori, Matteo e Simona, sì, Sì, e e la poi goccia. ragazzi è una giornata... Sì, ha piovuto fino a un'ora fa, quindi. Allora, mentre i ragazzi si preparano... Sai cosa? Bisognerebbe iniziare magari con il generatore di parole, almeno... Sì, no, però volevo prima andare ad accertarmi che non siamo soli. Allora, qui ho fatto luce con la torcia, perché se poi dalla full spectrum spunta... C'è una guardia.
Cosa c'è? La pianta che... Ho visto, sì, ho visto. Allora, io il mugugno l'ho sentito di qua, e qui c'è l'aula però. C'è l'acqua, ci sono anche i sali. Mi sembra che qui c'è l'aula, se non ricordo male, sì. Sì. Qua dove ci sono i piedi sopra. Oppure giù. Se volete comunicare, Qualcuno ci sta ascoltando? Può usare questo strumento per Me parlare. ne sto andando. Al di là. me ne sto andando. Al di là. Me ne sto andando al di là. Sì. Perché ma sei caduto? Sono caduto. Ah, Ho ok. perso l'equilibrio. Ma cosa sono, piastrine? Ma non riesco a vedere con gli indirizzi. Ah, ok, allora non li facciamo vedere. Sta suonando di là. Ha suonato un po'. Matteo, sei tu? Sì, ma Rempod non ce l'ha Matteo, Matteo, Sei stato tu a far suonare? Ah, no. Ah, è il suo È sensore. il suo sensore, ok. Allora, eravamo qui a chiedervi se c'è qualcuno. Può dircelo attraverso questo generatore di parole? Puoi parlarci ancora? Ci avviciniamo a questi banchi dove forse eravate seduti a imparare le lezioni. Volete dirci qualcosa? Qualcuno si ricorda di essere stato qui? Oppure Giorno. 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 Oppure c'è qualche soldato qui? Qualche soldato che è stato ricoverato qui durante la guerra? Non avere paura. Dici qualcosa. Avete paura di noi? Non facciamo niente di male noi, siamo solo qui a curiosare e a sapere se c'è qualcosa. Io l'altra volta ho avuto male, fortissimo male a un ginocchio. È stata una casualità? Qualcuno ha interagito con me in maniera violenta? Dietro di te. Dietro di me? Chi c'è dietro di me? Vuoi dirci dove sei? Manifesto. Manifesto. Dietro di te manifesto. No, Ti vuoi fare tutto quello? può essere anche questo un manifesto. Non so se è stato aggiunto dopo. Dove c'è il manifesto, dove ci sono questi... Ma io cosa sono, piastrini? Sono... Non c'è modo. Non c'è modo. Sono indirizzi. Sono i cedolini probabilmente della scuola, gli indirizzi. Perché c'è anche l'anno di nascita, a meno che non siano ancora della caserma. Già, no, non penso. Scusiamo. Questo era un artigiano. Ascolta, io sto cercando dei soldati. C'è qualcuno che è rimasto qui? Dei soldati che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale, negli anni... l'età degli anni 40.
Hai sentito? Prendi nota. Prendi nota. Ho sentito 2 volte. 2 volte. Sei stato tu, vuoi rispondermi? Vuoi rispondermi e non sai come Che fare? spavento. Mi ha fatto spaventare, sono arrivato da Le dietro. latrine, là ci sono le vasche, Sì. poi ci sono i cosi per i pizzini. Ragazzi, io ho già sentito diversi mogugni, uno anche adesso. I nostri amici sono fermi, sono zitti come tombe, Sì, no, quindi no, non possono essere loro. Saranno quelli di qui. Questo qua ti ricordi, Lara, quando siamo entrati qua che non ci piaceva per niente? Qualcuno ci sta seguendo, ci sta osservando? Qualcuno Ci sta spiando? sta spiando? Abbiamo tossito noi, quindi se sentite un... Qualcuno ci sta spiando, si è incuriosito e ci sta seguendo, ma non vuole farsi vedere? Ci sono dei Ci rumori. sono dei rumori che Secondo me il problema di oggi è che è un po' viziato dal tempo. Sì. Dobbiamo ancora farla. Chi è che ha fatto? Qualcuno ha mugugnato? No, qui dietro di me no, io no. Io ho sentito. Anch'io. Ma te hai parlato? No, ma veniva da dietro. Cazzarola, allora questo è No, si è grosso. sentito Io davo per scontato fosse Matteo. cosa? Mazza. Cosa? Che cosa? Ah. Ah, ok, ci siamo. Stelle 5 punte, solite puttanate. Cioè, Proprio una proiezione. Sì, tocco fashion. ha fatto il make-up dell'inferno. Ma comunque quel mugugno là si è sentito tanto. Cioè io pensavo fosse Matteo. Io pensavo fosse Matteo. Io sì, No, perché era dietro. E infatti. Hai sentito? Puoi rifarlo? Oppure puoi venire qua vicino a noi dove senti le nostre voci, puoi venire qua? Non parla neanche più il generatore. Ma infatti. Vuoi che usi il libro qui o lo uso giù? Proviamo. Qua? Proviamo, sì, sì. Ok ragazzi, adesso proviamo un libro Sì, perché, dove i cioè, nostri cerchiamo- amici segnalini hanno trovato un po' di... Sì, è una stanza particolare, è stata fatta una stella a 5 punte, ma non è tanto quello quanto il fatto che entrando abbiamo sentito Un questo mugugno. mugugno, l'abbiamo sentito in 3, per cui se c'è qualcuno qua che vuole comunicare con noi, che ci sta seguendo e è curioso, può parlare con questo libro. Noi ci siamo presentati, abbiamo salutato, tu vuoi salutarci?
chirurgo. Sei un medico? Sei un medico che ha lavorato qui durante il periodo in cui questa struttura era un ospedale militare? O sei una persona precisa? Dimmi se eri un medico che ha lavorato qua. Io. Io. È interessante. Sei un medico. Sei un medico. Me lo puoi confermare? Buongiorno o buonasera. Scusi se siamo venuti a disturbare. Mi puoi confermare di essere un medico che ha prestato servizio durante il periodo dell'ospedale militare? Debbo. Oh. Quindi debbo. Va bene, ti ringraziamo. Quindi doveva dar servizio. Va bene. Quindi sei tu che ci stai seguendo un po' per controllarci o vedere cosa stiamo facendo? Sei tu che ci segui? Debbano. Ma Debbo e debbano. E stai vedendo un po' cosa stiamo facendo. Noi non stiamo facendo nulla di male, qui stanno facendo un po' di tutto qua dentro in realtà. Sì, è tutto. Ma noi siamo un po' solo curiosi, stiamo solo girando per vedere cosa è rimasto di questo edificio e della sua storia. Ascolti, ci può dire se ci sono tanti malati nell'ospedale che lei sta seguendo? Ok, che seguiva, ma lei è rimasto ancora qua, magari sta ancora seguendo qualche altro soldato che sta male. Ce ne sono tanti? Lucidità. Sì. Noi siamo lucidi, noi ci rendiamo conto di stare parlando con lei. Lei sa di non essere più nel tempo dove lavorava come chirurgo? Le faccio una domanda forte. Lei sa di essere morto? È a metà tra magrezza e cattivo. Prova a riformulare la domanda. È bello perché l'altra parola però, porca miseria, è obliare, oblio. Rifai la stessa domanda? Glielo ripeto, lei sa di essere morto, di non essere più tra i vivi di questa terra? Sentite anche voi che corrente che si è creata. Ma c'è tutto aperto. Estremità. Ma è proprio sì. Sembra che non voglia dirlo. Ripetila ancora. Glielo richiedo ancora. Lei sa di essere morto? Di essere passato oltre? Bianco. Quando fai questa domanda Non risponde. non ti rispondono quasi Allora mai. chiediamogli se lui ci sta seguendo perché pensa che siamo noi pazienti nuovi. Magari Interessante. ci confonde per dei pazienti nuovi. Ci ha confuso per dei pazienti? Crede che dobbiamo essere un po' sicurati, lo dobbiamo essere. Sì, no, problemi ne abbiamo, però. Pensa che siamo dei pazienti che sono sfuggiti al controllo magari degli infermieri, stiamo girando vuoto nell'ospedale? Pensa questo? Sedette. Oddio, è bianco ancora. Sì, è ancora bianco. Sì. Secondo me lucidità si poteva riferire anche alla lucidità che aveva bisogno lui per fare il chirurgo. Anche. È vero. Proverà a insistere sulle domande Del chirurgo. Del chirurgo. Stava cercando faceva fatica a lavorare qui? Era duro lavorare qui?
pesante? Per questo le serviva tanta lucidità? Colei. Poi c'è loro. C'è qualcuno Colei che gli ha e fatto loro. perdere la lucidità. O qualcuno... Colei che gli ha fatto perdere la lucidità. Qualche infermiera che era qui? O paziente. O paziente difficile. Però c'erano Anche delle donne, però sempre erano più rare. Qualche infermiera le ha fatto perdere la lucidità? Diffusa. Era diffusa forse l'abitudine di... Cosa ci vuole dire? Cosa ci vuole raccontare? Perché è ancora qua? Perché è ancora fermo in questo posto? Adoro. Tra l'altro è doppia la parola. Beh, è veramente un bel Adoro. posto. Il posto. Nonostante... Oppure lui adorava il suo lavoro. Lui adorava il suo lavoro. Le piaceva tanto fare il chirurgo? Le piaceva aiutare le altre persone che soffrivano? È questo che ci vuole dire? La sua era proprio una missione? No, vabbè. Desiderio, quindi era il suo, ma sopra c'è scritto ferite. Eccole. Porca vacca. Sì. Ti faccio io una domanda. Io tanto tempo fa sono stato qui, ho avuto molto male alla gamba. Mi è venuto male alla gamba mentre salivo le scale e soprattutto mentre ero fermo in un posto al quale adesso faremo visita nuovamente. Sei stato tu? Sei tu la presenza più forte di questo posto? Rapiva. Ma se c'è qualcuno qui, perché non riesce a far accendere neanche di una lucina questo strumento? Esatto. Che oggi non si è proprio neanche mosso. E anche ce n'è un altro là in fondo. Oppure nella stanza dei bambini, dove ci sono i lettini per bambini. Chiedi se curava i bambini. È vero. Le è mai capitato di curare? Noi non riusciamo a capire perché ci sono questi lettini piccoli. La nostra ricerca ci ha portato a trovare che qui ci sono state delle suore durante il periodo della guerra che erano venute via da Milano per rifugiarsi lontano dai bombardamenti. Erano queste suore che curavano i bambini e lei, da medico e da chirurgo, ha avuto a che fare anche con loro. Ce lo può dire? Ci può aiutare? Capo. Lui era il capo. Lei era il capo. Il primario. Era il primario. In quanto capo, le chiediamo gentilmente se ci può dire qualcosa circa quei bambini. Cosa facevano qui? Esatto. Perché erano qui? Se erano orfani di guerra, se erano malati. Ce lo può raccontare, per favore? Asmoso, con la A maiuscola. Cosa vuol dire asmoso? Sai che non lo so. Asmoso potrebbe essere È il riferito nome- all'asma. Anch'io ci ho pensato. Però è con la lettera maiuscola, magari è un errore. Però- No, aspetta. No, ho sbagliato io. C'entra niente. Asmodeo. Asmodeo. No, è un nome di un demone, tra l'altro. Vabbè. Glielo richiedo ancora. Però interessante. qui Asmo, fermo così, anche se è saltato fuori Asmodeo, mi frega niente. Quell'asmo lì vuol dire qualcosa. Non Asmodeo, è Asmo-Deo, ok. È il demone, quello che vogliono. Però ha la parola asmo spezzata. Erano bambini che soffrivano d'asma? Erano bambini che avevano problemi ai polmoni? Che facevano fatica a respirare?
prendesse. Che cosa? Cosa dovevano prendere? Le medicine? Dovevano prendere le medicine? Hanno preso l'asma? Proviamo a metterla questo. Questa è una No. medicina. E io soffro tantissimo di asma. Ah, tu soffri di asma? Tantissimo. Beh, interessante questa cosa. Anche lui? Allora, il nostro, Anche tu. sia Simona che i nostri amici segnalini soffrono d'asma, è uscito asmo. Se Ci questo è un farmaco nuovo che tu non puoi conoscere assolutamente, però se te lo possiamo lasciare perché ti sia utile, dicelo, lo lasciamo di Esatto. là. Simona te lo lascia. Simona te lo lascia se Sei vuoi. curioso di sapere questo nuovo farmaco che cos'è? E di utilizzarlo magari? Ti interessa la Porca cosa? vacca. Magari ti può aiutare. Splende. Splende. Mettiamo là. Te lo Mettiamolo mettiamo là vicino, lo puoi vedere. Vicino a quello strumento che brilla. Se ci passi vicino brilla quello strumento. E c'è anche questo affarino per l'asma. Basta schiacciarlo nella È una bocca, nuova, esatto, è un farmaco che si spruzza nella bocca. Ai E tuoi aiuta- tempi non c'era sicuramente, però magari adesso ti può essere utile, Certo. se sei ancora qua per curare qualcuno. Ti fa piacere? Ti fa piacere che Simona ti abbia fatto questo regalo? Pollici. Parli, pollici. E beh, non usi i pollici per Mi sembra un po' tirato per i capelli, però. la tirata, sì, anche perché se lui non la conosce, esatto. Ti ripeto la domanda, ti fa piacere che ti abbiamo lasciato, che Simona ti abbia lasciato questo Regalino. regalo, questo oggetto che ti potrebbe essere utile? Splende, ancora. Non ci credo. Ragazzi, Per me gli fa piacere. La lucina. Per me infatti. gli fa piacere. Però aiutaci tu adesso. Esatto. Aiutaci tu. Noi abbiamo sentito prima un sussurro, un murmugno. Sì. Eri tu dietro di noi che ci seguivi per capire chi eravamo? Se ti avvicini ai lettini magari c'è anche una telecamera. Sì. Sì. Può Ti riprendere. possiamo Ce ne riprendere. sono due. C'è quella di Ci sono Matteo. degli aggeggi che magari non conosci, ma non ti fanno nulla di male. Se tu vai vicino ti possono come fotografare e tu puoi toccarli se vuoi. Ti andrebbe? Sembro. Fischio. Cazzarola, Fischio. è andato là a vedere. Ha suonato. Ah, era il nostro. Ah, è il nostro allora. Ragazzi, sono qui per fare un enorme errata corrige. Come avete visto, abbiamo avuto durante l'indagine questo momento in cui ci siamo esaltati tantissimo perché avevamo sentito il REM-pod suonare. Questo noi credevamo. Quando siamo ritornati a casa e abbiamo cominciato a fare il montaggio del video, ci siamo resi conto che dalla full spectrum non risultava nessun riscontro. Il nostro REM-pod non aveva suonato, però si sente un rumore, si sente qualcosa che suona. Per cui abbiamo pensato, cavoli, non è stato il REM-pod, ma è stato il sensore che Matteo aveva sistemato nell'altra stanza. Per cui giro di telefonate concitati per sapere se Matteo aveva già controllato la sua telecamera. Purtroppo non è stato nemmeno il suo sensore, ma la telecamera che si è spenta e che quindi ha fatto quel rumore. Ora, noi pensavamo ad un riscontro importante sul REM-pod o comunque sul sensore, però c'è da chiedersi, il fatto che la telecamera si sia spenta
È un'anomalia o è da considerare il fatto che la telecamera si è spenta e pace, magari era temporizzata e quindi si è spenta a suo modo così. Noi ci abbiamo creduto tanto, ci abbiamo veramente creduto tanto, però le testimonianze, la Full Spectrum vi fa vedere che non è suonato nulla, ci dispiace, questo è. Comunque sia, l'indagine va avanti e per noi è stata veramente, veramente importante. Isolate un attimo io e Lara. Sì, no, perché riprendi perché ho appena acceso. Ok, vai. Ci siamo isolate un attimo io e Lara perché siamo rimaste un po' scosse da quello che è successo. Siamo solamente io e lei in questa stanza in questo momento. Ci è venuto anche un dubbio, ma un chirurgo donna, perché no? Potrebbe essere, a quei tempi assolutamente potrebbe O essere. un'infermiera che faceva anche... Perché questa reazione così che hai avuto di interesse verso la nostra interazione ci ha colpito tanto, vuol dire che sei molto legata a questo legato a questo... Non andare. Noi Vuoi che rimaniamo ancora un po' qua con te? Vuoi che diciamo una preghiera per te e per i tuoi pazienti? Perché i nostri amici sono andati avanti per vedere altri posti di questa struttura che è immensa. Sì, infatti se sentite magari rumori o un vociare è il resto del gruppo che si è spostato. Però io e Lara siamo rimaste proprio tanto colpite da questo suono e dalla reazione che hai avuto quando appunto ti abbiamo offerto. Sì, ti abbiamo detto sì. Ma no. Siete voi? Ah, ok. No, adesso, esatto. No, ci siamo un attimo, abbiamo avuto una reazione un po' brusca perché le abbiamo chiesto di venire qui e di interagire con questi strumenti e la cosa è successa e ci siamo non spaventati, però sorpresi, stupiti. Piacevolmente stupiti. Assolutamente sì. Non pensavamo a una reazione così intensa, se vogliamo, e immediata. Quindi ti chiederei, non so se abbiamo dato Amante. Allora torniamo sul discorso di prima. Sì. Quindi allora tu avevi un debole per lei aveva un debole per le donne o una in particolare? Prima ci diceva appunto qualcosa legato alla lucidità e... C'era qualcuno qui con cui stava volentieri? Con cui passava magari momenti di pausa dal servizio? Ed è rimasto qui per lei? C'è una goccia. O amante inteso anche come amante del proprio lavoro? Esatto, di quello che era tutto il tema che abbiamo affrontato. E anche noi siamo amanti della scienza, del conoscere. Certo. Puoi dirci qualcosa d'altro? E stanno come se sia calmato tutto. In un istante. Sì. Prima abbiamo sentito anche dei rumori, avevamo una percezione diversa di questo luogo. Adesso Hai sentito la mia voce? No! Ho i brividi. Ma non ci credo. Allora eri tu che ci stavi seguendo e ci sussurravi. Perché noi abbiamo sentito un mugugno, l'abbiamo sentito quasi tutti. No, ma è assurda. Cosa dici? Culla di Giuda. No, vabbè. Allora, io so che i miei amici mi chiamano Giuda perché il mio onomastico è San Simone, però lo so che non c'entra niente, ma quindi non voglio pensare al Giuda cattivo, ma Al mio cuore ha ceduto. ecco, parliamo di cose più
Ha ceduto proprio per questa amante o ha ceduto per la stanchezza di questo lavoro? Queste sembrano delle culle, ma di sicuro non sono di Giuda. Assolutamente no, sono lettini molto molto piccoli. Puoi rifar suonare le luci? Abbiamo le luci, sì. E c'è anche lì, abbiamo delle lucine, che però se solo ti avvicinassi vedresti che si illuminano molto di più di un semplice così lucina verde, diventerebbero di tanti altri colori. Anche la pallina. E anche vedi? la pallina. La vero? pallina, se tu la tocchi, si illumina tanto tanto. È un giochino strano. E poi ti aiuterebbe ad avere un pochino più di energia per comunicare con noi. Ti va di dirci quanti anni hai? O il tuo nome, così sappiamo. Noi ci siamo presentate prima, siamo Simone e Lara. Se volessi dirci il tuo nome, io mi permetto di dare del tu, però se vuole mi riferisco con il lei. Se ci vuole dire il suo Ho nome. molti rimpianti. Molti rimpianti? Se il suo cuore ha ceduto, magari ha sofferto anche molto. Ha vissuto in un periodo difficile, probabilmente non è riuscita a vivere appieno la propria vita. La guerra ha tolto tanto. È questo che intende? Vi ripeto che se sentite parlare in sottofondo sono le voci dei ragazzi. Questo hai sentito la mia voce, ce l'hai proprio detto Sì, quando te l'abbiamo chiesto. quando te l'abbiamo chiesto, così come quando ti abbiamo chiesto di venire a vedere, a toccare questi strumenti, sei venuto o venuta. E l'hai fatto proprio nell'immediatezza. Opposto. Adesso sei andata via allora? Sei in un nuovo Non sei più posto? qui? Ti stiamo spaventando noi? Però se ci stai parlando. Opposto? Oppure non era un'altra persona? Quanti siete? Sei da solo qui? Da solo o da sola? O ci sono altri di quel periodo o di altri periodi? Qua è stato tante cose. Quasi quasi. Andiamo giù. Sì, proviamo. Diciamo una preghiera per te e ce ne andiamo. Esatto, io adesso però interrompo perché questo è un momento Sì, nostro. Ragazzi, a Matteo è brillato il K2, vediamo che succede. Puoi rifarlo?
Qui? Qui è brillato. Sì, qua, sulla soglia. Stavo verso questa porta. Ma stavo guardando quel tessuto che copre. Sono tendine. Sembrano tendine, sì. Sta piovendo, sta divenendo. Infatti è venuto tutto buio. Guarda. Guarda. Ho brillato anche il mio. Tanto, Il mio è andato su di uno soltanto. Puoi rifarlo? Ragazzi, se sentite rumore sta piovendo a dirotto, eh? Guarda. Sì. Riesci a illuminare questo strumento? Come hai fatto prima? Ti stai allontanando da noi? Puoi rifarlo ancora? Sei tu che ci stai seguendo? Sei ancora il dottore? Questi probabilmente erano i vostri alloggi perché sono Sì. isolati da tutto il resto. Esatto. Brilla. Non l'ho beccato, ma mi fido. Guarda. Sì. Guarda. Giralo verso di me, Matte. Che cazzo è successo? Non devi spaventarti né allontanarti da noi, non siamo qua per darti fastidio, per farti del male. Ci ha zoomato da solo la macchina. Hai sentito tic tac? Sì. Sì, io non ho fatto niente. Ho pensato... Quando gli ho detto gira il K2 è in rec ancora. Cos'è stato? Ah no, il nostro fiato. Sì, il Hai nostro visto? fiato. Stai vedendo quel No, fiato? lì, prima, vicino al K2. Sì. Anch'io l'ho visto là. Sì. Però penso Era sia un il filo? vapore, sì. C'è qualcuno qui con noi che ci fa compagnia? Ci sta seguendo? accompagnando. Dottore, è lei? O è l'infermiera di prima? Stiamo entrando in qualche alloggio. Vostro? Ragazzi, sta diluviando, eh? Quindi i rumori sono la pioggia che sta C'è una venendo. tettoia in Sì. plexiglass che fa rimbombare tutto. C'è una stanzione di queste, quando sono entrate si Sei rifugiato in una stanza? Ti stai allontanando da noi? A me l'impressione che ha dato è che volesse scappare. Ah, Sì. ti sta... Ti gira la testa? No, era questa. Ah. Sto cercando. Ritornare là? Sì. Ritorna, devo ritornare. Allora ragazzi, adesso siamo fermi qui dove già allora, quando venni la prima volta, mi venne male al ginocchio, quindi proprio sentì un dolore lancinante qui e persi un bracciale. Siamo qua, tra l'altro i colleghi, i nostri amici sono venuti qua di recente e anche loro hanno avuto diverse risposte. Quindi adesso ci fermiamo anche qua
e proviamo a vedere se il REM-pod reagisce. Proveremo a fare anche una ghost box, anche se sta piovendo, non so quanto si sentirà, però le proviamo tutte insomma. Ok, allora ragazzi, adesso Lara in mano al ghost box, proviamo. C'è qualcuno qua? Noi prima abbiamo parlato con un medico, con un chirurgo. C'è il chirurgo? C'è ancora il chirurgo qua? C'è ancora il chirurgo qui con noi? Ho sentito qualcosa? Primario. Primario? È impossibile. Possibile. Sì. Sì? Stai ancora girando nei corridoi? Ci stai seguendo? Ha cambiato scansione? Sì. Qua c'è ancora sul bancone lo strumento che prima era nella stanza dei lettini. Lo puoi far suonare ancora? C'è l'infermiera qui? Ci sono dei bambini? Sì. Sì? Questo si è sentito Sì, bene. sentite. Come ti chiami? Come ti chiami? Sentite una voce piccola. Sembra quasi di un bambino, però non ho capito cosa ha detto. Abbiamo lasciato un gioco. Abbiamo lasciato un giochino. Lo hai visto? Mi sai dire di che colore è quel giochino? Ti dà fastidio la pioggia? La senti la pioggia? Noi la sentiamo in questa dimensione. Tu riesci a sentirla? Dove ti trovi? Sì. Ho sentito un sì. Come ti chiami? Provi a fare lo sforzo di dircelo? Ho sentito Carlo, però vado a risentire. Ti chiami Carlo? Tu ci stai vedendo? Ci sai dire perché sentiamo profumo di borotalco? Esatto.
c'erano dei bambini qua a cui veniva messo il borotalco sul corpo da parte di qualche infermiera o suora. Ma tantissimo si sente. Qua si sente tanto l'odore di borotalco. Sembra la voce di un bambino. Esatto. Madonna, Questa si è sentita questa si è bene. sentita. Però è anche vero che a volte, cioè, non per forza le voci che sentiamo corrispondono No, certo, però. all'età o al sesso, per cui... Mi sai dire di che colore è il giochino che c'è nel corridoio là in fondo? Hai visto il giochino nel corridoio? Sei riuscito a vedere il giochino? Sì, una fessura. Mi sai dire che cos'è che è? Anche troppo disturbato dalla pioggia. Allora, eravamo in momenti di pausa. Cos'è successo? Uno dei nostri amici si è accorto di avere lo zaino aperto. Lui l'aveva chiuso e sa che era chiuso, insomma, per cui adesso si ritrova con lo zaino aperto. Ok, io sapete che non vogliono essere inquadrati, ma lo zaino è questo, ragazzi. Vuoi dire qualcosa, Mr. X? Sì, che lo zaino io lo tengo sempre chiuso, ce l'avevo in spalla da quando siamo entrati, adesso l'ho tirato giù perché il mio amico mi ha chiesto una cosa e l'ho trovato aperto così. Perfetto. Ok ragazzi, allora abbiamo finito, ci stanno riprendendo i nostri segnalini che ringraziamo ovviamente. Assolutamente sì. Sono stati silenziosi, bravissimi, e quando vogliono tornare tornino pure, veramente squisiti, li ringraziamo. Allora il posto è stato tosto, come sempre qua
c'è un non so che di angoscia, di mistero proprio, e per quello che mi riguarda sono stato bene, non ho avuto male al ginocchio per fortuna, però abbiamo sentito tante cose, ovviamente adesso mentre voi state sentendo il nostro finale avete già sentito tutto. Noi dobbiamo riguardare tutto. Bobinare. Esatto, dobbiamo sbobinare tutto. Matteo ha anche il suo registratore vocale, poi la sua ripresa che mi passerà. E dobbiamo guardare la Full Spectrum per capire La Full Spectrum per vedere il rampot che ha suonato. Le registrazioni. Esatto. Quindi lancio la palla, Simona, che ne pensi? E ne penso che non ha deluso le aspettative, però positività, cioè nulla di disagio, sono successe delle cose incredibili. Si sono avvicendati tanti. Sì, quindi belle emozioni, perché sicuramente ci sono state delle emozioni, ma sempre rimanendo nella serenità. Sì, assolutamente. Sì. Io rispetto all'altra volta l'ho vissuta sicuramente molto meglio, perché l'altra volta ero più inquieta. Questa volta invece sarà che abbiamo interagito con questa figura positiva in qualche modo, e mi sono un po' più, non dico rilassata, però insomma l'ho vissuta in maniera diversa. Di sicuro il rampot che ha suonato, sì, rilassarsi non ci siamo rilassati. Sì, non è un rilassamento. Un e poi quel mugugno che abbiamo sentito tutti, è da rivedere, da risentire, perché quel mugugno è stato particolare. Sì. Matte, capitano? Anche per me è stato un déjà vu. La prima volta la feci da solo, quindi anche nella prima volta ero molto più angosciato rispetto adesso, e anche la prima volta ho registrato, comunque testimoniato eventi particolari, diciamo così, che non sono mancati neanche questa volta, quindi sicuramente rispetto alle aspettative questo posto. Ok, allora finiamo così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Alla prossima avventura. Ciao. Ciao.